Se sei un amante degli animali, prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. In una fresca e luminosa mattina d'aria, John si immerse con gioia nei boschi che circondavano la sua accogliente capanna. L'atmosfera era impregnata dell'odore della terra umida e dei suoni della natura in risveglio. Il cinguettio melodioso degli uccelli e il fruscio delle foglie creavano un'armonia che lo avvolse come una melodia familiare. Era un amante della natura, e passeggiare tra gli alberi rappresentava il momento in cui si sentiva più in sintonia con se stesso e con il mondo che lo circondava. Fu in quel momento che un ululato penetrante risuonò nell'aria. Lasciò cadere il suo equipaggiamento da campeggio e si avvicinò lentamente tra i cespugli. Alla radura, si trovò di fronte a un enorme lupo grigio. Le zampe sembravano intrappolate in una trappola, stava cercando di liberarsi, ma poi sembrò arrendersi e si sdraiò nuovamente. Il lupo sembrava esausto, come se avesse perso ogni speranza. John fu sconvolto. Voleva aiutare l'animale, ma quando si avvicinò, fu spaventato. Il lupo ringhiò drizzando i peli, ma sembrava più spaventato che arrabbiato. John si ritirò, non volendo rischiare di farsi male. Ma poi notò qualcosa che non si aspettava affatto. Il lupo era chiaramente una femmina. Ma non era questa la sorpresa più grande. Le sue mammelle erano piene di latte, il che significava che dovevano esserci dei cuccioli da qualche parte, ansiosi di essere accuditi dalla loro madre. Se fossero sopravvissuti, i cuccioli in allattamento non avrebbero potuto resistere a lungo senza di lei. Se John voleva riunire i cuccioli con la madre, doveva agire rapidamente. Ma non poteva avvicinarsi troppo al lupo senza rischiare che lo attaccasse. Gli animali selvatici sono imprevedibili in situazioni di stress. La lupa sembrava quasi sul punto di morire, aveva chiaramente perso molto sangue a causa della ferita alla zampa. Se fosse stata lasciata sola, sarebbe stata una morte certa. John non voleva che accadesse. Con tutte le esperienze vissute nella sua vita, era diventato una persona che non si arrendeva mai. Non avrebbe abbandonato una lupa morente. Capiva che ogni secondo perso avrebbe potuto significare la vita o la morte per lei o uno dei suoi cuccioli. Doveva agire subito. Incerto su come liberare la zampa della lupa dalla trappola, John raccolse tutto il suo coraggio. Accarezzò delicatamente la zampa della lupa. A sua sorpresa, non reagì affatto. Era in uno stato quasi catatonico. Doveva tentare ora o mai più. Tenendo saldamente la testa della lupa con una mano, premì il pulsante della trappola con l'altra per aprirla. Ma non si aprì. Era bloccata e deforme, probabilmente a causa dei tentativi della lupa di liberarsi. John non poteva esitare. Prese una pietra e colpì ripetutamente il pulsante finché la trappola si aprì. Poi sollevò la lupa sulle spalle con tutte le sue forze e la trascinò verso la sua capanna. Non era lontana, ma ci volle quasi un'ora. Depose la lupa accanto al camino. Era in ipotermia, quindi John scaldò la capanna e pulì e curò le ferite della lupa con il suo kit di pronto soccorso. Con una formazione medica, sapeva esattamente cosa fare. La zampa era ferita ma fortunatamente non rotta. Se avesse aspettato di più, avrebbe potuto perderla. Ora doveva solo sperare di poterla salvare completamente. A poco, iniziò a dare segni di vita. Quando lo sguardo della lupa si posò nuovamente su di lui e emise un leggero ringhio, John capì che sarebbe sopravvissuta. Aveva bisogno di lui per guarire, anche se ancora diffidente. John decise di spostare la lupa dalla capanna all'esterno, sulla veranda, poiché sapeva che sarebbe presto rinvenuta e non voleva che si svegliasse dentro casa. Dopo averla sistemata e migliorata, John si mise alla ricerca dei cuccioli. Ma da dove poteva iniziare?
Come poteva rintracciare dei piccoli cuccioli in una tana di lupo? Non potevano essere troppo lontani, poiché i lupi non si allontanano molto dai loro piccoli. Grazie alla sua esperienza nel militare canadese, aveva abilità di sopravvivenza e di tracciamento che avrebbero avuto un ruolo cruciale nel salvataggio dei cuccioli. Esaminò la zona cercando indizi e alla fine ne trovò uno. Era nascosto, ma c'era un'apertura che sembrava condurre a una tana nel terreno. Sperava che fosse la tana giusta. Il problema ora era far uscire i cuccioli. Erano addestrati a rimanere dentro finché non sentivano la madre. Ma John sapeva che doveva rischiare. Provò a chiamarli con il suo miglior ululato da lupo, ma nulla accadde. Riprovò, ma ancora niente. Stava quasi considerando l'idea di rientrare quando improvvisamente un piccolo cucciolo apparve, affamato. Sembrava che la fame avesse spinto questo cucciolo a rischiare e uscire senza sentire la madre. Dopo che il primo cucciolo era uscito, gli altri seguirono. Sapendo che non avrebbe potuto portarli tutti, John li mise delicatamente in uno zaino e lo chiuse. Doveva controllare se ce ne fossero altri nella tana. Non era mai una buona idea infilare la testa in una tana di lupi, ma l'idea di lasciarne indietro uno lo spaventava troppo. Doveva essere sicuro. Si sdraiò a terra e si insinuò dentro. Fortunatamente, non era così profondo come aveva temuto. Esplorò la tana ma non c'erano altri cuccioli. Era un grande sollievo. Tornò fuori con lo zaino di cuccioli e li riportò dalla madre. Mentre si avvicinava, la lupa emise un ululato. Era chiaro che aveva riconosciuto l'odore dei cuccioli. Mettendo i cuccioli a terra, la lupa li annusò uno ad uno, infine si sdraiò e i cuccioli si accoccolarono felici intorno a lei. La lupa era in ripresa e John continuò a portarle cibo e legna da ardere. Lasciava anche la porta aperta affinché i cuccioli potessero entrare per riscaldarsi, ma non aveva previsto che avrebbero invitato amici. Un giorno tornò e vide un branco di lupi nel suo giardino. Erano venuti per vedere la lupa. Doveva essere la sua famiglia, che l'aveva cercata. Vedere un branco di lupi nel suo giardino lo colpì di sorpresa e per un attimo fu paralizzato dalla paura. I cuccioli corsero verso di lui, felici di vederlo, ma gli altri lupi erano rigidi e con i peli irsuti, sembrava che fossero pronti ad attaccare. Poi improvvisamente uno dei lupi abbaiò e fu la lupa a farlo. I lupi si ritirarono e sembrarono rilassarsi. Nonostante ciò, John sapeva che un branco di lupi era ancora pericoloso. Si ritirò rapidamente nella capanna e chiuse la porta dietro di sé. Dopo alcuni giorni, poté vedere che la lupa stava migliorando costantemente. Poteva alzarsi e presto camminare. Poi, un giorno, i cuccioli abbaiarono e tutti si alzarono. Era chiaro che la lupa li stava guidando via. John capì che era giunto il momento per loro di partire. Vide la lupa guardare tutti e poi lei e i cuccioli scomparvero nella foresta. Non li avrebbe mai più visti, ma sapeva che aveva fatto qualcosa di incredibile. Quella storia gli sarebbe rimasta nel cuore per sempre, come un ricordo di come aveva aiutato una lupa e salvato dei cuccioli. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.